Generazionalmente noi ci stiamo trovando a lavorare con una città che c'è già. Il tema non è la tabula rasa, non è un prato dove costruire un edificio. Il tema è progetti che già esistono, edifici che già esistono, spazi che già esistono. Un patrimonio costruito che sta già lì non ha un senso nuovo, non ha una seconda vita. Dobbiamo ripensarlo nell'attualità, nel futuro. Questo è un progetto degli anni 90, di una prima Milano che si pensava molto ambiziosa, molto grande, che poi non ha dato i suoi frutti. Sono rimasti alcuni pezzi non conclusi, frammenti. 5 volumi molto grandi pensati per uffici, sono rimasti sostanzialmente non finiti, con una specie di nave abbandonata davanti a questo mare della Lombardia, e per molti anni sono stati un punto di domanda. Ci si chiedeva quale destino avrebbero potuto assumere. L'edificio è stato mai abitato, né prima come edifici destinati a uffici, né dopo quando è stato realizzato e finito come residenza. Una specie di rovina, ma del presente. Una rovina del presente, sì. Un'archeologia in rovina immediata, perché ha avuto un corso di vita brevissimo rispetto all'idea che tu hai di rovina. Cioè l'idea che tu hai di rovina è una cosa che è illustre, che è da preservare. Il quartiere è molto particolare. Se vedi dalla parte della città, immagini il Parco Sud, un grande mare, il Vigentino con Ripamonti, una specie di penisola dentro il Parco Sud. Il nostro edificio, o serie dei nostri edifici, sono su un bordo di questa penisola. Guardano questo lembo di Parco Sud che si infila dentro Milano fino verso nord. Un grande pezzo di città che, se visto dal quartiere di Ripamonti, è un suo completamento. Se visto dalla parte della via Fratelli Ferrari, che è una grande bretella di attraversamento, è un luogo di grande accessibilità metropolitana. Ci siamo trovati appunto un edificio che aveva già 30 anni, mai abitato. Lo spazio tra i due fronti è uno spazio molto profondo, molto difficile da ridisegnare nel suo interno per avere appartamenti, unità abitative su più punti e più lati. Una rovina pensata per misure che erano da ufficio, da alberghi, da logistica. Come, diciamo, avere un vestito che non è della tua misura, ma doverlo portare bene. C'è questa retorica delle aree dismesse, delle aree che perdono una funzione e ne acquistano un'altra. In questo caso non c'è questa memoria, perché quello spazio non è stato dismesso, non è stato mai abitato. È come un cantiere interrotto da 30 anni, e quindi adesso noi andiamo a finirlo. La demolizione di questi corpi avrebbe portato a un costo altissimo di costo di costruzione e la produzione di una quantità di macerie veramente ingenti. L'edilizia sociale costringe a stare in determinate misure di metri quadri. È una di quelle condizioni in cui abbiamo poche risorse, dobbiamo rispondere a molte domande, quindi non si può sprecare niente. Si è scelto di fare riflessioni per verificare se tenere questa struttura poteva essere equilibrato a una progettazione architettonica ragionevole. Abbiamo sfruttato le uniche cose che si potevano sfruttare di questo edificio. La struttura ossea è robustissima, si parla di 1000 km².
Numeri che non hanno niente a che fare con le necessità residenziali oggi, pur anche delle più avanzati livelli di sicurezza sismica, eccetera. L'idea attorno alla quale abbiamo lavorato si appoggia naturalmente a quello che già esiste dell'edificio. C'è una griglia molto precisa di facciata. Sono vuoti dentro, hanno delle corti molto intime internamente, non sono altissimi e quindi queste corti sono sfruttabili per doppi affacci, eccetera. Il vantaggio era che esistevano già delle file lunghissime di balconi profonde 2,5 metri, modernissime rispetto alle esigenze di oggi, che noi abbiamo trasformato in delle logge. Uno sfogo esterno molto ampio, offerto dalla struttura che già esisteva. Fortunatamente l'abitare tra le tante funzioni è quella più capace di adattarsi e di risignificare gli spazi. Consente una maggiore flessibilità per, diciamo così, aggredire e riabitare uno spazio che è nato per altro. Questa sequenza di interno-esterno, collettivo e domestico, privato e pubblico, innerva tutto il piano terra. La rigidità di questi 5 blocchi, che sono anche il loro fascino, ha per contro a piano terra una specie di complessità di continua alternanza tra luce e ombre, protetto e aperto, verde e pavimentato. Per far sì che questa dimensione domestica abbia anche una dimensione naturale, vegetale, abbia una dimensione, come dire, legata al tempo della natura, che è una grande domanda oggi degli abitanti. Molte parti della città possono ristabilire un contatto con le parti che vivono condizioni urbane e sociali migliori. Quindi, grazie alla ristrutturazione di questi edifici, l'housing sociale possa riqualificare brandi di città che altrimenti non trovano interesse negli operatori del mercato. Un quartiere che si arricchisce di nuove popolazioni, di nuovi abitanti, nuovi servizi, ma anche che si arricchisce di una grande accessibilità.